Nel video di oggi andiamo a vedere questa scheda che è un ESP32C3 Super Mini. Aspettate che metto a fuoco, questo è il davanti, questo è il di dietro. Come vedete sta su due mie dita, su un pollice, è piccolissimo. Partendo da una guida reale che ho trovato su internet, andiamo a configurare il nostro ESP32 sul computer. Andremo ad accendere un LED, andremo a collegare con il wifi, quindi ad accendere il LED con il wifi, comandato da un telefonino. Questa scheda non è originale Expressive, ma è una scheda compatta per Movie Maker. Dentro c'è il vero chip ESP32C3 con wifi, bluetooth e il microcontrollore. Come ho già detto è piccolissima, ha un attacco USB-C e i due pulsanti, se riesco a mettere a fuoco, con boot e reset, e questa è la porta USB-C. Andiamo a vedere il LED on board sulla scheda, collegato al GPIO numero 8, quindi sul pin 8. La particolarità di questo LED è che funziona quando il segnale è basso, quindi quando è spento, low, e invece quando è alto, high, è spento. Quindi se facciamo lo sketch e mettiamo segnale alto e non funziona, è perché funziona all'incontrario. Per prima cosa andiamo a configurare Arduino IDE per poter programmare su questa schedina. Apriamo Arduino IDE, andiamo sulla sinistra, troviamo gestione schede e andiamo a scrivere ESP32. Andiamo giù e troviamo ESP32 da Expressive Systems e facciamo installa. A me è uscito aggiornamento, faccio aggiornamento. Vado a inserire la mia scheda sulla breadboard, entra perfettamente, e collego il cavo USB-C del computer. Dopodiché andiamo su strumenti, porta seriale, COM6, selezioniamo la nostra COM6. Seleziona la scheda, facciamo ESP32 Family Device, ok, però c'è un suono, scollega e ricollega, la scheda non rimane collegato, vedete? Si scollega e ricollega. Andiamo a vedere se riusciamo a risolvere. Andiamo a fare una procedura che ho trovato nella guida, vediamo se riusciamo a risolvere. Allora, per prima cosa lasciamo collegato al PC, dobbiamo premere il pulsante boot, questo pulsantino qui, così metto più vicino, premo, poi premo e rilascio il secondo pulsante di reset e infine lascio il boot. Il suono non c'è più sul computer. Andiamo a vedere se ha riconosciuto la scheda. Ok, pare che non abbia riconosciuto perfettamente la scheda, quindi possiamo proseguire oltre. Andiamo a inserire il nostro codice che ho preso dalla guida. Uso la porta seriale 115 e 200, il LED. La particolarità è che se il segnale è alto, high, il LED è off, se è low, quindi basso, il LED è on. Ok, facciamo carica e vediamo se il LED sulla GPIO 8 lampeggia. C'è un errore, andiamo a vedere, compilazione, errore, exit stato 1.
riproviamo. Provo a scollegare la scheda, ricollego, non inquadro, sì, rifaccio la procedura del boot del reset, ok, e facciamo carica, vediamo se va a buon fine o dà lo stesso errore. Proviamo a cambiare la scheda, non vorrei che la scheda, mettiamo ESP32 C3, non vorrei che questo, vediamo un po' dove, eccola qua, facciamo ok, vediamo se stavolta funziona. Prima avevo messo ESP32 generico, adesso ESP32 C3 e difatti va, quindi avevo sbagliato a selezionare la scheda. Sta compilando lo sketch, vediamo, lascio tutto in diretta, so che è lungo, ci mette tempo, ma abbiate un po' di pazienza. Compilazione dello sketch in corso, quasi fatto, spero che non esca nessun errore. Sta ancora compilando, non ancora carica sulla scheda. Compilazione e caricamento, compilazione e caricamento in corso, ok, caricamento terminato, è andato a buon fine. Andiamo a vedere se troviamo il lampeggio. Sulla scheda non troviamo nessun lampeggio. Andiamo a vedere la seriale 115 e 200, anche qui dovrebbe uscire scritto LED off, LED on, no. Proviamo a premere il tasto reset, vediamo un po', è accesa una lucetta, LED blu, non è acceso. Proviamo a ripremere, proviamo a mantenere premuto, dovrebbe stare 5 secondi acceso e 1 secondo spento, quindi è spento. Sul monitor seriale non vediamo niente, facciamo così, a posto di 5 secondi mettiamo 1, ricarichiamo tutto sulla scheda, compilazione terminata, sì, funziona. Proviamo il lampeggio. Sul monitor seriale non vedo nulla, proviamo a abbassare, alzare, dovrebbe uscire scritto LED on e LED off, ma non esce. Mettiamo a 115 e 200, proviamo ad abilitare il CDC e ricarichiamo il codice. Ok, funziona. Troviamo LED on, LED off anche sul seriale e troviamo il nostro LED che lampeggia sulla breadboard. Proviamo a inserire anche un LED esterno.
Mettiamo allora dallo schema, vediamo che il nostro pin 8, dobbiamo partire da qua, 5 6 7 8, andiamo a inserire, zoom così si vede meglio, una resistenza 5 6 7 8 da 200, io uso una 220 ohm, quindi prendiamo il led, l'anodo più lungo e più corto il catodo, mettiamo l'anodo sulla resistenza e portiamo il catodo al GND. Il GND è dall'altra parte, quindi 5 volt, secondo pin. Accende, possiamo notare che funziona all'incontrario. Qua troviamo acceso, qua troviamo spento. Quindi così funziona all'incontrario. Quanto il segnale è low, quindi si accende sulla breadboard, sulla schedina, invece qua funziona normalmente. Per far sì che il LED funzioni come sulla schedina, lo togliamo tutto, prendiamo, colleghiamo l'anodo, quindi la resistenza, andiamo a collegare a 3,3 volt, quindi a piedino numero 3, e qui il catodo andiamo a collegare al pin 8, 5 6 7 8, vediamo un po'. Difatti troviamo il lampeggio come la scheda, come il LED sulla scheda. Adesso andiamo a caricare uno sketch che ci permette di comandare il diodo LED collegato sul GPIO 8 tramite una pagina web. Collegato, quindi collegheremo la scheda tramite il wifi. Ok, andiamo a vedere come caricare lo sketch e fare il tutto. Questo è tutto il codice, poi ve lo lascio in fondo in descrizione. Qua andiamo a scrivere i nostri dati, qua la SSID e qua la nostra password, e carichiamo tutto lo sketch sulla ESP32 C3. Ho scritto i miei dati e facciamo carica sulla scheda. Abbiamo caricato il codice e attendiamo che il nostro ESP32 si colleghi sulla seriale, zoom si vede meglio, proviamo a staccare e ricollegare, eccolo qua, si è collegato. Troviamo il nostro indirizzo 192.178, lo copiamo e lo andiamo a digitare un browser. Infatti troviamo accendi e spegni. Adesso se io premo accendi si dovrebbe accendere, infatti si accende LED, faccio spegni, si spegne. Stiamo comandando il diodo LED da un browser, lo possiamo fare anche da telefonino, basta digitare 192 il vostro indirizzo e comandiamo il nostro ESP32. Abbiamo visto come comandare un diodo LED con un pulsante via browser, collegando questo ESP32C3 Mini alla rete Wi-Fi, e devo dire che effettivamente per progetti particolari, mini, è veramente comodo, perché guardate quanto è grande, non so se do l'idea, calcolate che ci ho saldato i pin per montarlo sulla breadboard. Se togliamo i pin possiamo metterlo direttamente su un PCB e farci un bel progetto. Ok, per questo video è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scrivere sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo
Alla prossima!